Ciao ragazzi e bentornati qui sul mio canale, io sono Michele e dato il grande successo che la Steam Deck sta riscuotendo nell'ultimo periodo sia a livello commerciale sia qui sul mio canale, e a tal proposito vi ringrazio per il grande interesse che avete mostrato per i miei ultimi video, oggi sono qui per mostrarvi 5 più 1 accessori fondamentali per questa fantastica richiesta desiderata console/PC. Siete curiosi? Scopriamoli subito insieme. Tra l'altro si dice la Steam Deck o lo Steam Deck? Non l'ho ancora capito ragazzi. Se voi lo sapete, fatemelo sapere lasciando un bel commento qui sotto. E sempre qui sotto vi ricordo che troverete tutti i link per acquistare la Steam Deck e tutti gli accessori che vedremo in questo video. E iniziamo proprio dall'accessorio forse più fondamentale, ovvero una buona, anzi un'ottima, anzi la migliore micro SD per la Steam Deck. E non solo per la Steam Deck, io utilizzo la SanDisk Extreme Pro, che è probabilmente la micro SD più veloce che potete acquistare su Amazon. La utilizzo, dicevo, per tutti i miei droni. Per chi mi segue sul canale sa che sono un appassionato di droni, la uso sui droni da DJI, Xiaomi, Fimi, Parrot, Unique, quello che insomma ho sempre utilizzato le SanDisk Extreme Pro senza nessun tipo di problema, quindi le consiglio a tutti perché hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo. Questa più nello specifico è una SanDisk Extreme Pro da 512 GB di memoria, quindi mezzo terabyte, è molto veloce, come vedete 170 MB in lettura, 90 in scrittura. Considerate che la Steam Deck ha una velocità massima lettura di 110 MB al secondo circa, quindi abbiamo la memoria più un sempre utile adattatore SD card e inseriamola subito nella Steam Deck. Vi ricordo che il suo ingresso è posto qui in basso. Tra l'altro già utilizzo una micro SD identica SanDisk Extreme Pro, ma questa è da 128 GB, l'ho presa dal mio DJI Mini 2, anzi vi faccio vedere subito dove controllare lo stato della memoria. Andiamo in impostazioni, memoria, qui in basso. Utilizzo la versione da 64 GB MMC, quindi un'espansione di memoria è fondamentale, dato che liberi ci sono giusto quei 30 GB per installarci tipo Spotify, Discord, tutte quelle applicazioni che vi servono separatamente ai videogiochi. Inseriamo la micro SD qui dentro, formatta SD, e una volta completata la formattazione torniamo su memoria e avremo i nostri 468 GB liberi per archiviare tutti i giochi che vogliamo. Vi ricordo che potete scaricare e installare videogiochi direttamente sulla micro SD senza nessun tipo di problema, ve l'ho mostrato anche nel mio video precedente. Tra l'altro una cosa figa è che le micro SD sono un po' delle cartucce di videogiochi, perché se andiamo nella nostra libreria, ad esempio, come vedete ora installati non ce ne sono, perché io non utilizzo la memoria interna per i videogiochi. La micro SD è ancora vuota, ma se ora rimuovo questa micro SD e vado ad inserire quella che ho utilizzato fino ad oggi, se riesco ovviamente a prenderla, ok, inseriamola all'interno, e come vedete in un istante abbiamo l'accesso a tutti i giochi installati sulla micro SD, esattamente come fosse una cartuccia per Nintendo Switch, Game Boy. Quanto costa questa micro SD? Io ho acquistato la SanDisk Extreme Pro da 512 GB di memoria integrata e l'ho pagata all'incirca 80 euro tramite Amazon. Secondo me un prezzo davvero ottimo, io ve la consiglio caldamente, un eccellente rapporto qualità-prezzo. Trovate il link qui sotto in descrizione video. Ma se non fosse ancora abbastanza una micro SD e vorreste ampliare ulteriormente la memoria di questa Steam Deck, magari con una memoria più veloce della micro SD, anche se i tempi di caricamento con micro SD sono brevi, di qualche secondo superiore a quelli dell'SSD classico, possiamo utilizzare proprio un SSD. Io ho acquistato questo modello da Amazon. Allora, devo dirvi due cose su questo SSD. Eccolo qui, è piccolissimo. Io ho acquistato il taglio da 256 GB di memoria integrata. Come vedete è un SSD estremamente piccolo, compatto, è un formato nuovo, quindi
Attualmente è un po' difficile da trovare, su Amazon ce ne sono pochi e i prezzi sono un po' alti, ve ne parlerò tra un istante. Comunque la sua sigla è 2230, mi raccomando, se volete acquistare un SSD per la Steam Deck dovete acquistare un 2230. E ora una domanda che sicuramente mi farete nei commenti: è possibile installare questo SSD in modo facile e senza invalidare la garanzia dello Steam Deck? La risposta ad entrambe le domande è sì. Possiamo installare SSD senza invalidare la garanzia, come fosse un classico PC. Ci basterà svitare 4 viti e inserirlo nel socket dedicato. Un SSD, secondo me, per chi ha acquistato come me la versione da 64 GB di memoria integrata, non SSD ma eMMC, può essere un investimento, un acquisto caldamente consigliato. Vi farò vedere, vi mostrerò comunque in un prossimo video come installare fisicamente l'SSD nella Steam Deck. È davvero facile, ve lo dico sin da subito, ma serve comunque un minimo di manualità. Quanto costa questo SSD? Beh, io l'ho acquistato su Amazon e l'ho pagato all'incirca 90 euro nel taglio da 256 GB di SSD. È un prezzo forse altino, ma sono sicuro che scenderanno nel corso dei prossimi mesi, quando inizieranno a vendersi più SSD, più memorie di questo tipo. Comunque è davvero piccolissima, è poco più grande di una SD card, anzi facciamo una comparativa, guardate, è grande praticamente quanto una SD, forse qualcosina in meno. Micro SD ed SSD, due accessori secondo me fondamentali, ma ora mettiamo da parte questa tipologia di prodotto per passare a un'altra tipologia di accessori che secondo me sono fondamentali per la Steam Deck, relativi alla sicurezza e alla protezione. Io ho acquistato due accessori dello stesso marchio, Benaz Cap, in quanto al momento non si trovano poi tantissimi accessori compatibili con la Steam Deck, è un prodotto nuovo, in Italia ce ne sono pochissime, ma inizia a vedersi qualcosa. Di cosa si tratta? Beh, si tratta innanzitutto di due pellicole protettive in vetro temprato per il display da 7 pollici della Steam Deck. Vi ricordo che di base la Steam Deck non è dotata di una pellicola protettiva per il display, solo la versione da 512 GB, quindi quella top di gamma da oltre 650 euro, è provvista di una pellicola antiriflesso. Per le altre versioni invece dovremo arrangiarci noi. Quindi con una spesa abbastanza bassa io ho pagato 10 euro queste due pellicole. Ok, arrivano in una confezione molto curata, ben protetta. A volte mi è capitato di acquistare delle pellicole in vetro per smartphone e mi sono arrivate in confezioni inaccettabili, rovinate. Invece queste, come vedete, sono molto ben conservate. Costa 10 euro e secondo me ne vale assolutamente la pena, anzi questa con 10 euro ve ne danno due, quindi ottimo, davvero ottimo. Il secondo accessorio per la protezione, sempre marchiato Benaz Cap, è un case in gomma, anzi in silicone, e anche questo è un accessorio molto utile. Se la pellicola vi protegge la Steam Deck dai graffi al display, questo ve la protegge dalle cadute accidentali o dai lanci giocando a giochi come Dark Souls, Elden Ring e simili. Sto scherzando, ma forse nemmeno così tanto. Tra l'altro sono sicuro che in futuro arriveranno anche cover più personalizzate per quanto riguarda la Steam Deck, magari con temi di videogiochi, ad esempio di Fallout, qualcosa di carino. Questa è molto classica, è una cover in silicone, morbida, morbidissima, guardate, comunque ha un bel grip, un bel touch, cioè mi piace. La Steam Deck considerate che è interamente in plastica, ovviamente display a parte, non per risparmiare sul materiale, è un'ottima plastica, ma perché la plastica si consuma meno rispetto alla gomma, che magari dopo un po' di mesi di utilizzo potrebbe rovinarsi e rendere la Steam Deck non bella esteticamente e scomoda da utilizzare. Invece così facendo andiamo noi ad applicare un case vero e proprio. Vediamo come si installa. Beh, penso sia da infilare come vabbè, avete capito ragazzi? Infiliamolo prima da una parte, poi dall'altra. Ed ecco fatto, aderisce perfettamente alla nostra Steam Deck. Non è solo un accessorio che va a incrementare la protezione, ma migliora anche il comfort di gioco, perché dà un bel grip, come vedete è tutto bello
zigrinato qui sui palmi, si tiene molto meglio in mano in questa maniera la Steam Deck, è più salda, anche dietro come vedete è tutto in gomma tranne le parti fondamentali con i tasti, le griglie di reazione, anzi è anche più facile accedere ai tasti posteriori perché sono ben differenziati dal resto della plastica ed ha comunque un feeling più piacevole. Quanto costa? Beh, ho pagato questa cover in silicone poco meno di 20 euro, sempre da Amazon, il link lo trovate sempre qui sotto in descrizione video. Secondo me ne vale davvero la pena, super consigliato. E passiamo ora all'ultimo accessorio, però per farlo accediamo prima alla modalità desktop della Steam Deck. Voi vi direte per quale motivo? Beh, ve lo dico tra un istante. Mettiamo la Steam Deck qui sopra mentre si avvia il sistema Linux. Come vedete è bellissimo, magari farò un video dedicato anche a questo sistema operativo al desktop perché si possono fare tantissime cose, compreso guardare Netflix, usare Telegram, Chrome, quello che volete, Spotify. Una limitazione, se vogliamo dire così, della Steam Deck è che la tastiera è virtuale. Io utilizzo questa qui, ma ce ne sono anche altre. C'è quella standard della Steam Deck che si richiama premendo il tasto Steam più X e si utilizza con i due trackpad. È una genialata, è molto comoda, però a volte non parte, ci sarà qualche bug sicuramente da fissare. Ma se vogliamo utilizzare la Steam Deck come PC, una tastiera virtuale non va bene e viene in soccorso questo quinto accessorio, ovvero una tastiera wireless. Io ho acquistato questo modello che ho trovato comodo, utile, in quanto è provvisto sia della tastiera completa QWERTY con layout italiano, il feeling alla pressione è molto buono, ovviamente è una tastiera a membrana, però per lavorare secondo me può andare bene, e in più abbiamo anche un touchpad e secondo me questa è una cosa molto utile, così diventa proprio un PC con uno stand, possiamo utilizzarlo tranquillamente come fosse un computer e possiamo anche collegarlo volendo a un display esterno. Ed è dotata di batteria integrata ricaricabile, è sottilissima e mi piace davvero un sacco. Credo sia da ricaricare per la prima accensione, purtroppo sì. I tasti per l'abbinamento sono tasto funzione più C, c'è proprio l'icona del Bluetooth. Proviamo. Andiamo ora sul nostro Steam Deck, sta cercando i dispositivi Bluetooth. Eccola qui la tastiera One by One Keyboard, Next, collegamento in corso, vediamo se funziona. Perfetto, ci siamo già collegati. Proviamo a scrivere un messaggio al mio amico Chianese, chi è sul mio gruppo Facebook sicuramente saprà chi è questo personaggio. Vabbè, lo saluto già. Ciao Domenico. Proviamo intanto se funziona il trackpad e sì, come vedete funziona senza nessun tipo di problema. La freccetta è nera, comunque la porto sulla parte bianca ed ecco qui che funziona, che spettacolo. Proviamo ora a scrivere qualcosa. Ciao amico mio, come stai? Perfetto ragazzi, direi che funziona davvero alla grande. In questo modo la Steam Deck diventa una sorta di computer portatile. E quanto costa questa bella tastiera portatile con trackpad dotata di connettività Bluetooth e batteria integrata ricaricabile? Beh, all'incirca 20 euro. Bene ragazzi, questi erano i 5 accessori a mio parere fondamentali per la Steam Deck di Valve. Per quanto riguarda l'SSD, potrebbe essere un accessorio trascurabile per chi ha già acquistato una versione con 256 o 512 GB di memoria interna, SSD già integrato, ma per chi come me ha acquistato la versione da 64 GB e MMC e vuole una memoria un po' più veloce della classica micro SD, potrebbe, anzi secondo me è un investimento molto importante. Vi ho parlato all'inizio del video di 5 più 1 accessori. Qual è il sesto? Beh, il sesto è questo che vedete al mio fianco, ovvero un USB hub. A cosa serve? Beh, connesso alla Type-C della nostra Steam Deck ci permetterà di ampliare tutti i suoi collegamenti, la sua connettività, quindi avremo più USB per connettere tastiere, mouse esterni, accessori, perché questo alla fine è un PC vero e proprio. Quindi io la consiglio in attesa della DockStation ufficiale che dovrebbe uscire, non sappiamo quando, ma che è sostanzialmente un USB hub con la base di supporto per questa
Steam Deck. Vi ricordo che se volete acquistare la Steam Deck e tutti gli accessori che vi ho mostrato in questo video, trovate tutti i link qui sotto in descrizione video e troverete i coupon e le offerte sempre aggiornate nel mio canale Telegram ufficiale TechBest Deals. Quindi se siete interessati, entrateci subito, è linkato qui sotto in descrizione video, siamo già a oltre 30.000, vi aspetto numerosi. E questo è tutto ragazzi, spero che abbiate trovato utile questo video e se avete dubbi o domande sulla Steam Deck, non esitate nel chiedere lasciando un bel commento qui sotto, io sono come sempre a vostra totale disposizione. Detto questo, io vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!